Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Allora, come avrete letto dal titolo, è un refill in polygel. Trasformiamo queste unghiette che erano una square e con un disegno abbastanza, come dire, egocentrico che si vede da lontano, e le trasformiamo e torniamo ad una mandorla, perché appunto voleva provare. Queste erano quelle sì, che quelle rosse con le righe, va bene, ve lo lascio in alto a destra. E poi questo video qua, invece di quando ho fatto queste verdi, non l'ho registrato, non ho pubblicato, e per 2 volte le ha fatte square. Invece vuole tornare alla mandorla perché si trova più comoda, sta più comoda. In effetti la mandorla è più comoda da gestire con la vita di tutti i giorni. Ok, allora quindi sto abbassando più che altro sto togliendo il colore e poi sto già dando la forma, cominciando a togliere gli angoli appunto con la fresa, e non sto abbassando tantissimo il prodotto perché appunto mi serve comunque la struttura che c'era sotto. Queste unghiette sono un po' complicate per vari motivi. Uno è che tendono a crescere verso il basso. Due, sono quel tipo di unghia che la pelle del dito se la vuole mangiare, cioè la pelle, nonostante non sia, questa è una cosa che diciamo vediamo molto nelle onicofagiche, il fatto che la pelle vuole coprire l'unghia, no? Qui non è un caso di onicofagia, però è una di quelle situazioni in cui la pelle fa questo lavoro, quindi i laterali soprattutto devo sempre stare ad aprire la pelle con le mie dita per entrare bene con la punta, con il prodotto, eccetera, eccetera. Comunque, e niente, le cose che faccio sono sempre le stesse, perché tanto sono sempre quelle stesse, e poi vado a riempire con polygel.
Ok, allora tolgo tutta la polvere con il cleaner e lo spazzolino e poi andiamo con i preparatori. Dunque utilizzo il bonder della marca Beauty Space Nails e dopodiché vado con la HD base nylon. Questa è una base gel molto molto versatile. Se mi seguite già da un po', insomma, avrete visto che la uso per tante cose. Ehm, diciamo che è una base elastica ma con una buonissima aderenza. Elastica perché all'interno ha le fibre di nylon. Mi sentite dire sempre le stesse cose, anche io mi stufo a dire sempre le stesse cose, però mi rendo conto che c'è gente nuova, per fortuna, che guarda i miei video e quindi mi tocca ripetere, diciamo, abbastanza le stesse cose. Quindi HD base nylon è una base con una ottima aderenza ma elastica, con all'interno le fibre di nylon e non le fibre di vetro. Il nylon è elastico, il vetro non molto. Quindi questa base io la uso per tantissime cose, e come base sotto gel polygel, come base costruttore tra virgolette di sistema semipermanente rinforzato. La uso anche per attaccare le tip intere, proprio perché essendo una base elastica comunque mi funziona benissimo sia come costruzione che come appunto base. E poi la uso anche sotto ad acrigel quando ho quelle persone, sotto a acrilico, scusate, quando ho quelle persone con le unghie abbastanza flessibili e l'acrilico è molto rigido, e quindi quella base elastica mi consente di trovare un punto di incontro fra le due cose. Allora, polygel in tubo, questo è il Delicate Rose. All'interno del bicchierino, come avete visto, ho messo la Polyshape, il liquido per lavorare il polygel. Questa Polyshape è qualcosa di diverso, ve lo dico sempre, e me lo potrete poi confermare. Ha qualcosina di diverso rispetto alle altre soluzioni per lavorare acrigel, che sono comunque tutte a base di alcol isopropilico. Io ho sempre utilizzato il cleaner, se mi seguite da tanto tempo lo saprete, ma da quando utilizzo questa Polyshape, siccome sento che effettivamente c'è qualcosa di diverso in lei, allora la utilizzo. E il pennello è sempre lui, lo utilizzo ormai da 1 anno e mezzo, 2 forse, non ricordo neanche, veramente non ricordo, comunque è tantissimo che lo uso ed è sempre lui. È un pennello la forma è come quelli per acrilico, però questo è sintetico ed è sempre nel sito di Beauty Space Nails, lo trovate come oval numero 8, qualcosa del genere. Comunque nella sezione polygel trovate anche il pennello. Ok, va bene, lavoriamo il polygel sempre in questo modo, facendo bene attenzione a lavorare il prodotto nel giro cuticole e a togliere eventuale prodotto che cammina verso la cuticola sotto, si attacca alle cuticole, alla pelle. Quello meglio pulirlo prima di mandare in lampada. Faccio 2 dita per volta perché mi trovo più comoda in questo modo con questo nel tubo. E come vedete è morbidissimo, si lavora molto molto bene. Dopo vedrete anche la fase della limatura e niente, questo è. Quindi adesso vi lascio alla applicazione del prodotto. Ogni tanto litigo con il prodotto in eccesso che non si vuole staccare, ma comunque va bene. La soluzione nel bicchierino, mi raccomando, ne dovete usare poca, ve lo dico per non sprecarlo, solamente per quello. Non la sprecate perché ne serve veramente poca nel bicchierino, e puntualmente comunque un goccettino la butto sempre perché mi avanza comunque un goccettino, però appunto mettetene poca nel bicchierino perché ne serve veramente molto poca. Ok, ho detto poca 30 volte, adesso vi lascio e ci vediamo più avanti.
Allora, fatte tutte le dita, la prima cosa che faccio nella fase di limatura è andare a pulire l'unghia sotto. E per pulire, appunto, in questo caso la sto proprio togliendo l'unghia, la sto proprio consumando la sua unghia naturale, perché non ci serve a niente l'unghia naturale, ragazze. Per fortuna sto cominciando a vedere anche su Crick e Croc tantissima gente che finalmente stiamo diventando tutte unite in questa cosa del fatto che l'unghia naturale non serve assolutamente a nulla nel momento in cui andiamo a fare un rivestimento artificiale, come in questi casi. Un conto se tu lasci le tue unghie libere e ti metti lo smalto, certo che lì l'unghia tua naturale serve ovviamente. Qui nei casi in cui andiamo a ricoprire gel, agrigel, acrilico, quello che sia, l'unghia naturale non ci serve a niente, anzi ci può creare dei problemi, perché le unghie si seccano, si asciugano talmente tanto e il prodotto non aderisce più, e quindi poi vi potrebbe capitare di avere dei sollevamenti di prodotto dalla punta, cioè si stacca l'unghia naturale sotto dal prodotto e quindi poi succede tutta una serie di sollevamenti, eccetera eccetera. Quindi togliete queste benedette unghie naturali in fase di refill, perché non servono a niente, oltre ad essere bruttissime da vedere, perché l'unghia si sporca, si macchia, diventa brutta, diventa veramente antiestetica, un senso di sporcizia allucinante. Ok, qui faccio questo per questo motivo e anche perché devo andare a sollevare tutta la struttura, già che, come vi ho detto prima, queste unghie crescono abbastanza verso il basso. Una volta fatto questo, allora mi vado a ridare la forma del bordo libero, e questo poligel, essendo molto molto morbido, veramente morbido anche da limare, mi piace limarlo con la lima, sento di avere più controllo, e con la fresa mi è successo a volte di mangiarmene un po' troppo, di mangiarmi troppo prodotto, e quindi diciamo che, siccome non faccio per niente fatica con la mia mano, con il mio braccio, insomma non mi stanco a farlo con la lima, visto che appunto è molto morbido da limare, qui in questi casi vado con la lima. Quello che farò poi con la fresa è pulire il giro cuticole con la mia piccolina, per andare ad assottigliare, insomma a rifinire meglio la zona del giro cuticole, e poi andrò alla fine, invece di passare il buffer, vado con il sanding bands su tutta la superficie dell'unghia, per togliere, diciamo, per uniformare al meglio la superficie.
Allora, le due unghie centrali vanno decorate mentre le altre tre rimangono nere, monocolore. Qui su queste due unghie centrali vado ad utilizzare questo Master Sock Off numero 215, che è un rosa traslucido che serve appunto in queste occasioni quando vogliamo un attimino uniformare il colore della struttura che abbiamo sotto, ma non è coprente, quindi è giusto un puntino di colore. Si usa molto in alcuni casi. Non mi ricordo se faccio la doppia passata oppure no, non me lo ricordo, adesso lo scopriremo insieme. E poi appunto queste due unghie vanno decorate e userò i gel liner, il bianco e il nero e un dorato che non so quando uscirà, ma insomma arriveranno online anche tutti gli altri colori di questi gel liner. Sto parlando sempre di Beauty Space Nails. Quindi mando in lampada questo gel, appunto questo semipermanente. Questo è sempre della linea Master Sock Off, non so se ve l'ho già detto, è il 215 e adesso scopriamo insieme se, se faccio la doppia passata oppure no, ma a questo punto mi sembra proprio di no. Questa è a velocità normale, come dire, non ho accelerato e no, non ho fatto la doppia passata. Ok, quindi con il gel liner nero vado a creare questo disegno che ho letteralmente copiato da una foto che mi ha fatto vedere lei, che le piacevano, e l'ho proprio letteralmente copiato di sana pianta. Cosa faccio? Ogni cosa che faccio la mando in lampada, quindi qui farò questa specie di semicerchio di bordo con il nero, poi l'altro dito faccio un'onda e poi mando in lampada. Diciamo che ogni volta mando il colore in lampada perché mi sento più tranquilla che lo blocco, ecco, lo blocco. Di qua faccio la stessa cosa e poi vado a fare delle foglioline con il bianco.
Allora, come vi dicevo, le altre tre unghie vanno totalmente nere e qui sto utilizzando la palette Happiness dei Solid Cream Gel, e in questa palette c'è sia il bianco che il nero. Come vedete il nero è coprentissimo, scriventissimo, tant'è che faccio solamente una passata. Cerco di stenderlo appunto al meglio subito perché non voglio fare la seconda passata visto che è molto molto scrivente, e in effetti risparmio tempo ovviamente facendo una sola passata. Dunque questa è la Happiness, come vi ho già detto, ve lo dico un'altra volta, queste palette sono edizione limitata, se vi interessano prendetele perché non so che cosa arriverà in futuro, ma di certo per esempio la palette Flower, quella con i toni del rosso, è terminata già da un po', quindi se ci state pensando prendetela perché questa tra l'altro Happiness mi piace tantissimo, ha dei bellissimi colori autunnali, autunno barra inverno se vogliamo, non solo autunno. Comunque il pennello che sto utilizzando è un lingua di gatto numero 2, lo trovate anche questo nel sito di Beauty Space Nails, basta che scrivete nella lente di ingrandimento pennello lingua di gatto numero 2 oppure solo lingua di gatto e vi escono tutti i lingua di gatto. Io uso sia questo, il numero 2, sia il numero 6, mi sembra che ci sia anche il numero 4, ogni volta la dico sta cosa ma non sono ancora andata a controllare. Allora, un'altra cosa che vi faccio vedere anche in questo video, ho fatto un bello zoom mentre mettevo il sigillante sul pollice perché in tante mi chiedete se questi colori, essendo così sottili e non danno spessore come un normale gel o un semipermanente, lasciano dei segni sull'unghia. Se rimangono dei segni sull'unghia dovuti alla non troppa fatta bene limatura, quando mettiamo il sigillante che invece crea quel minimo di spessore, ogni segnetto, ogni piccola cosetta che si poteva vedere non si vedrà più, quindi andate veramente tranquillissime. E questo è quanto. Ovviamente adesso sigillo tutte le altre unghie e poi c'è il risultato finale. Ok, eccolo qua il risultato finale, ci è piaciuto molto, delicato, elegante, devo dire, mi è piaciuta molto questa foto che mi ha fatto vedere, quindi questo è il risultato. Spero che vi sia piaciuto il video, che vi sia servito ad imparare qualcosa che magari non sapevate. Venite a seguirmi su tutti i social, vi mando un bacio grande grande, ciao!